Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio rispondere ad un commento che ho ricevuto qualche settimana fa e che in realtà ricevo spesso. È un commento ma è anche una domanda allo stesso tempo. Il commento è il seguente: I feel so frustrated. I can completely understand this. Un video. And definitely understood the C1, C2 one. But I can't speak correctly, neither can I write it. How can I work with this? Voglio cominciare con il dire che la competenza passiva si sviluppa sempre prima della competenza attiva. Perché prima di poter parlare, prima di poter scrivere, quindi prima di poter produrre attivamente nella lingua che stiamo studiando, dobbiamo immagazzinare informazioni per poter poi produrre. E immagazzinando informazioni, parole, frasi, andiamo a sviluppare la nostra competenza passiva. La competenza passiva è leggere e ascoltare. La competenza attiva è parlare e scrivere. E questo è assolutamente normale, anzi è il processo naturale di acquisizione o apprendimento di una lingua. All'inizio c'è questo periodo che si chiama periodo del silenzio, quindi noi non produciamo niente, non parliamo, non scriviamo, ma ascoltiamo e leggiamo solamente. Dopo questo periodo dovrebbe cominciare il periodo di produzione, quindi di competenza attiva. Quanto può durare il periodo di silenzio e di competenza passiva? Non c'è una risposta, perché siamo tutti diversi. Ognuno di noi acquisisce o impara una lingua in modo diverso e quindi i tempi sono diversi per ognuno di noi. Quindi un consiglio che posso darvi è: non paragonate il vostro percorso di apprendimento al percorso di un'altra persona. Non fate mai questo errore. Non pensate: ah, ma lui o lei ha imparato l'italiano in un anno, oppure dopo 3 mesi già sapeva parlare. Non pensate queste cose perché non è positivo per voi. Non paragonate mai il vostro percorso al percorso di altre persone, perché ognuno impara in modo diverso, ognuno ha il suo metodo e soprattutto ogni persona ha uno stile di vita diverso. Se voi lavorate 8 ore al giorno e quindi avete poco tempo per imparare una lingua, non potete paragonare il vostro studio, il vostro percorso di studio con quello di una persona che è all'università, per esempio, e quindi il suo lavoro è studiare. Quindi come possiamo iniziare ad usare attivamente la lingua? Come prima cosa dovreste sentirvi a vostro agio a parlare con voi stessi nella lingua che state imparando. Dovreste sentirvi a vostro agio nel sentire la vostra voce che parla in una lingua diversa dalla vostra lingua madre. Se vi sentite bloccati o se avete un po' paura di fare questo passo, di parlare, forse la prima cosa da fare non è cercare un insegnante o un tutor, perché avere qualcuno davanti che aspetta una risposta da voi non è ideale, perché voi sentirete ancora più pressione su di voi. Ovviamente trovare un insegnante e parlare con un tutor è una cosa che prima o poi va fatta. Parlare con un madrelingua, che sia un tutor o un amico, non è importante. Prima o poi quel passo andrà fatto, ma prima di quello dobbiamo essere a nostro agio con noi stessi. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo fare tante cose in realtà da soli, possiamo cominciare a parlare da soli.
Innanzitutto possiamo utilizzare tutto quello che sappiamo e fare dei monologhi da soli. Sembrerà strano, ma in realtà è molto utile. Quando siete da soli provate a ripetere delle frasi che avete sentito o provate a costruire dei discorsi con tutte le parole e i verbi che già conoscete e semplicemente sperimentate con la lingua davanti a uno specchio, sotto la doccia, mentre preparate il pranzo, quando siete in un momento di relax e solitudine, quando siete con voi stessi. Un'altra cosa molto molto utile è quella di leggere un libro e ascoltarlo allo stesso tempo. Quindi procuratevi un audiolibro, avere il testo davanti e allo stesso tempo ascoltare quello che voi leggete vi dà l'opportunità innanzitutto di conoscere la pronuncia corretta delle parole e soprattutto vi dà la possibilità di poter ripetere dopo la frase o il paragrafo che avete appena letto e di imitare la voce che avete appena ascoltato. Solitamente gli audiolibri in italiano sono letti da attori di teatro o da doppiatori. Questo implica che la loro pronuncia e la loro dizione delle parole e delle frasi sia praticamente quasi perfetta. E questo vi aiuta tantissimo, soprattutto all'inizio. All'inizio noi tendiamo ad imparare la lingua perfetta. Poi, man mano che il nostro livello di competenza aumenta, ci rendiamo conto dei vari strati della lingua. Però all'inizio è importante esercitarsi e ripetere, imitare quella che può essere considerata la lingua perfetta, nel nostro caso l'italiano standard. Ovviamente io vi consiglio gli audiolibri perché la lingua degli audiolibri è controllata, oppure potreste anche usare altre risorse. C'è un'audiorivista che si chiama Tutto Italiano, che è molto molto interessante, è per un livello B1, B2. Praticamente è una rivista che parla di fatti di cronaca e notizie dall'Italia ed è una rivista per gli studenti di italiano. Quindi voi potete leggere l'articolo, fare l'esercizio e poi ripetere, ascoltare l'articolo letto perché c'è un CD con la rivista. Quindi queste sono tutte risorse controllate. Poi potreste anche usare delle risorse non controllate, cioè video su YouTube, la radio, podcast, eccetera. Però in quel caso all'inizio è difficile determinare se quel contenuto è linguisticamente corretto o adatto a fare questo esercizio di ripetizione e imitazione oppure no. Perciò io aspetterei ad usare questi materiali un po' più informali e per l'inizio mi atterrei agli audiolibri, a questa rivista, questa audiorivista e anche i CD dei libri di italiano o di grammatica italiana, i libri di testo che usate magari all'università o a scuola. Anche se molti di quei dialoghi sono un po' artificiali, per togliere questo blocco sono utili, va bene? Quindi a noi in realtà non ci interessa adesso l'autenticità di un dialogo, ma ci interessa la forma e il contenuto del dialogo per poter fare questo esercizio di ripetizione e di imitazione, essendo assolutamente certi della correttezza di quello che stiamo ripetendo. Quindi questo è il mio consiglio per cercare di togliere questo blocco, per cercare di cominciare a parlare. Ovviamente l'unico modo per cominciare a parlare è effettivamente farlo, quindi effettivamente parlare. E per l'inizio io vi consiglio di sperimentare con la lingua con voi stessi quando siete da soli e fare questi esercizi che vi ho detto in questo video.
e poi piano piano cominciare a sperimentare anche con altre persone. Allora, io spero che questo video vi sia utile. Fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze, se avete mai vissuto questo momento di blocco oppure no. E noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!